Segui questa guida passo passo per migliorare in italiano. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti sul mio canale e oggi sto facendo questo video perché voglio darvi una guida passo passo per migliorare in italiano usando i miei contenuti. Questo ti permetterà di usare il mio materiale in modo intelligente e anche efficiente e quindi migliorare il più possibile. Dai, iniziamo subito. Partiamo prima di tutto dalla grammatica. Quando si tratta di imparare una nuova lingua, alcune persone potrebbero dire che la grammatica non è così importante o che comunque non deve essere una cosa su cui concentrarsi troppo. Beh, io non sono d'accordo. Secondo me la grammatica è molto importante per padroneggiare una lingua e sviluppare delle buone competenze linguistiche. Questo perché la grammatica non solo ti permetterà di esprimerti in modo chiaro e corretto, ma ti permetterà anche di essere estremamente flessibile. Infatti, se tu impari soltanto alcune frasi a memoria, non puoi essere flessibile in italiano, non puoi davvero esprimere quello che vuoi dire, quello che magari stai pensando nella tua lingua. Attraverso lo studio della grammatica potrai fare questo, potrai avere flessibilità e dire davvero tutto quello che vuoi. Ovviamente non dobbiamo aspettare di essere super precisi e bravissimi in grammatica prima di iniziare a parlare, assolutamente no. Anzi, dobbiamo iniziare a parlare il prima possibile, anche facendo tantissimi errori di grammatica, non importa. Ma ignorare completamente la grammatica sicuramente sarebbe un grande limite per te. E come puoi migliorare la grammatica in italiano? Beh, io amo la grammatica, quindi sul mio canale ci sono tantissimi video di grammatica per tutti i livelli, principiante, intermedio e avanzato. Troverai anche alcune playlist divise per argomento, per esempio sulle preposizioni o sul congiuntivo. Ricorda anche che tutti i miei video hanno i sottotitoli in italiano e in inglese, quindi sicuramente questo può aiutarti molto nella comprensione di quello che sto dicendo. Benissimo, andiamo avanti e passiamo alla conversazione. Oltre a studiare la teoria e acquisire delle conoscenze grammaticali, ovviamente è molto importante mettere in pratica queste conoscenze. Non puoi davvero dire di aver imparato una lingua se non la metti in pratica, se non la usi, se non parli. Devi un po' vedere l'apprendimento di una lingua come per esempio quando impariamo da piccoli ad andare in bicicletta. Io posso insegnarti ad andare in bicicletta con le parole, dirti che cosa devi fare e anche darti alcuni consigli, però se tu effettivamente non inizi a pedalare una bicicletta non imparerai mai. La stessa cosa è con una lingua. Io dico sempre, la lingua non è conoscenza ma è un'abilità. Quindi, dato che è un'abilità, dobbiamo mettere in pratica questa abilità, esercitare questa abilità per migliorare, per imparare a parlare. Quindi come possiamo fare questo? Beh, per la conversazione puoi sicuramente usare un'applicazione come per esempio HelloTalk per trovare un partner linguistico o anche usare altri siti come per esempio italki oppure Preply per trovare un professore anche a pagamento. Questo ti aiuterà tantissimo non solo a migliorare le tue capacità di conversazione in italiano, ma anche a sentirti più sicuro o sicura di te. E infatti uno dei motivi principali per cui noi non parliamo quando stiamo imparando una lingua è perché siamo timidi, abbiamo paura di fare errori e questa paura di fare errori ovviamente ci rovina perché non ci permette di parlare. Ma ricorda, soltanto facendo errori noi possiamo davvero migliorare. Quindi mi raccomando, parla il più possibile. E ora passiamo al terzo consiglio che ho per te: esposizione alla lingua.
Ovviamente, quando stiamo imparando una nuova lingua è fondamentale essere costantemente esposti a questa lingua e possiamo esporci alla lingua attraverso contenuti autentici come film, serie TV, podcast. Chiaramente, se stai guardando dei video su YouTube o un film o una serie TV, hai anche l'input visivo che sicuramente può aiutare molto nella comprensione di quello che stanno dicendo. Ascoltare la radio o dei podcast può essere un po' più difficile, però io voglio consigliarti il mio podcast The Teacher Stefano Show. Nel mio podcast ci sono 3 tipologie di episodi per tutti i livelli. La prima tipologia è il ripeti con me. In questa tipologia io scelgo delle frasi, delle espressioni comuni da usare tutti i giorni nella vita pratica in Italia e tu dovrai ripeterle con me ad alta voce, cioè io dico una frase, tu poi senti un suono e devi ripetere con me. In questo modo non solo migliorerai la tua pronuncia, ma potrai anche memorizzare più facilmente le parole e le espressioni che ti insegno. I miei studenti, soprattutto i più principianti o anche intermedi, amano questo genere di episodi perché sono molto interattivi e magari anche quando stai camminando, quando stai in palestra, puoi ascoltare e ripetere. Così potrai memorizzare più facilmente le espressioni. Poi abbiamo la seconda tipologia di episodi che sono i Capisci l'italiano? I Capisci l'italiano prevedono l'ascolto di un paragrafo o di un dialogo letto da un'altra persona, non me, così puoi sentire anche una voce diversa, un accento diverso. Poi io ti faccio alcune domande, così che possiamo verificare direttamente nel podcast la comprensione di quello che hai ascoltato. E per finire ti rileggo il paragrafo o il dialogo e ti faccio tante spiegazioni utili. Anche questi episodi sono super interattivi e i miei studenti li amano. Consiglio questi episodi agli studenti un po' più intermedi. E per finire ci sono i miei episodi preferiti, cioè quelli più liberi. Abbiamo per esempio delle conversazioni in cui semplicemente parlo di un argomento. O anche per esempio troverai delle serie particolari, come l'ultima serie che abbiamo fatto, Grandi aziende italiane, che è anche qui su YouTube, dove ho parlato di 5 grandi aziende italiane che hanno avuto molto successo in Italia ma anche all'estero. Ti ricordo anche che per il mio podcast puoi anche scaricare la trascrizione parola per parola se ti abboni, anche con la spiegazione di alcune parole ed espressioni più difficili. Questo sicuramente renderà il tuo studio molto più completo. E adesso passiamo alla lettura. Anche leggere in un'altra lingua è molto importante. Infatti, grazie alla lettura puoi sviluppare il tuo vocabolario, ma anche migliorare la tua grammatica. Questo perché mentre leggi puoi notare delle strutture linguistiche e grammaticali che forse, se stai ascoltando, non avresti notato. Puoi leggere dei libri, delle riviste, però io consiglio anche di leggere dei libri che sono studiati, che sono scritti apposta per gli studenti. Io per esempio ho scritto 3 libri, Estate italiana, Natale italiano e Vacanze italiane, che sono delle raccolte di storie brevi sull'estate, sul Natale e sulle vacanze in Italia. Con queste storie brevi puoi leggere delle storie davvero super interessanti, ascoltarle da voci bellissime e fare tantissime attività di comprensione, di vocabolario. Questo ti permetterà quindi di leggere una storia e studiarla in ogni dettaglio, con tutti gli esercizi, con l'audio e quindi migliorare in tutti gli aspetti della lingua. Se vuoi puoi dare un'occhiata ai miei libri su www.teacherstefano.com/libri. E per finire, un'altra cosa che voglio consigliarti è un bel corso di italiano. Ci sono tantissimi corsi disponibili online, io posso consigliarti i miei corsi Bitaliano e Italiano Vero, li trovi sul mio sito www.teacherstefano.com/corsi.
Però comunque qual è l'idea di comprare un corso di italiano, il mio o anche quello di altri professori? È che fare un corso è una scorciatoia. Questo semplicemente perché se compri un corso puoi seguire un programma altamente strutturato che ti permetterà di risparmiare tantissimo tempo, perché non devi cercare il materiale e semplicemente devi seguire il programma. E poi generalmente i corsi si focalizzano su degli argomenti precisi, dei problemi precisi. Quindi alla fine comprare un corso ti permetterà semplicemente di migliorare più in fretta. E tu che ne pensi? Come usi i miei materiali per studiare l'italiano? E quali sono altri materiali che usi per migliorare in italiano? Scrivilo qui sotto nei commenti e avviamo una conversazione, così che possiamo aiutarci. Magari tu puoi consigliare altro materiale utile a altri studenti che stanno guardando questo video. Quindi parliamone qui sotto nei commenti e se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuta incredibilmente a far conoscere il mio canale a tante altre persone. E non dimenticare anche di iscriverti al canale, così che non perderai i video futuri. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!